Oggi voglio condividere con voi una storia che ha cambiato la mia vita per sempre. Dopo 24 anni di matrimonio ho scoperto un segreto che mi ha devastato. Restate con me fino alla fine per scoprire ogni dettaglio scioccante e come ho trovato la forza di andare avanti. Mia moglie ed io siamo stati sposati per 24 anni. Ci siamo conosciuti a un ritiro aziendale dove lavoravamo entrambi per divisioni diverse della stessa azienda. La nostra chimica era innegabile e siamo diventati rapidamente inseparabili. Ora siamo entrambi sulla quarantina. Io sono diventato un senior project manager prima di andare in pensione anticipata. Mia moglie, invece, ha svolto vari ruoli nel dipartimento marketing prima di ritirarsi anche lei. Ora lavora part-time in una boutique locale. Negli ultimi anni ho notato piccoli cambiamenti nel comportamento di mia moglie. Ha iniziato a frequentare un nuovo club fitness e a uscire più spesso con amici della palestra. Sembrava tutto innocuo all'inizio, ero felice che fosse attiva e socievole, ma presto le sue uscite sono diventate più frequenti e duravano più a lungo. Spesso tornava a casa tardi, a volte con scuse vaghe su lezioni prolungate o incontri sociali spontanei. Anche la nostra vita intima ha iniziato a risentirne. Spesso diceva di essere troppo stanca o preoccupata. 6 mesi fa, seduto da solo nel nostro soggiorno, ho sentito un dubbio crescente insinuarsi nella mia mente. Era solo la mia immaginazione o c'era qualcosa di più dietro il suo comportamento? Determinato a scoprire la verità, ho iniziato a prestare maggiore attenzione e a cercare segni. Una sera, mentre lei era fuori, ho deciso di fare pulizia in casa. Mentre organizzavo la nostra camera da letto, ho trovato un piccolo quaderno sul suo comodino. Era pieno di appunti criptici e date che non coincidevano con il suo programma. Il mio cuore ha iniziato a battere all'impazzata mentre sfogliavo le pagine, rendendomi conto che non erano solo appuntamenti in palestra. Alcuni nomi e luoghi sembravano troppo intimi per un semplice conoscente. Determinato a scoprire la verità, ho iniziato a seguire queste date e luoghi. L'ho seguita in silenzio più volte, annotando il suo comportamento e chi incontrava. Ciò che ho scoperto mi ha devastato. Incontrava diversi uomini, spesso in luoghi isolati o ristoranti costosi. La realizzazione mi ha colpito come un macigno. Mia moglie mi tradiva con più uomini. Sapevo che dovevo affrontarla, ma dovevo raccogliere più informazioni prima. Nelle settimane successive ho continuato a monitorare i suoi movimenti e a raccogliere prove. Ho scattato foto, salvato messaggi e documentato tutto. Era un processo doloroso, ma dovevo essere sicuro prima di prendere decisioni drastiche. Una sera ho deciso che era il momento. Lei è tornata tardi di nuovo, con scuse sempre più deboli. L'ho fatta sedere e le ho mostrato le prove che avevo raccolto. L'espressione sul suo viso era un misto di shock, colpa e rabbia. Ha cercato di negare all'inizio, ma le prove erano troppo forti. Sembrava che mi stesse prendendo per un idiota. Alla fine si è arresa e ha confessato. Aveva visto diversi uomini negli ultimi anni, inclusi alcuni suoi colleghi. Alcuni di questi uomini erano sposati e mia moglie andava da loro quando le loro mogli erano via. Ha detto che tutto era iniziato come un modo per affrontare lo stress e la noia, ma che presto era fuori controllo. Ero devastato e mi sentivo male. Il primo passo è stato mettere al sicuro le mie finanze. L'ho rimossa dalla mia polizza assicurativa e dalle carte di credito. Condividevamo un conto bancario e parte del mio stipendio andava su quel conto. Ho messo fine a tutto ciò. È stata una decisione difficile, ma non potevo rischiare che spendesse soldi e svuotasse i nostri conti, lasciandomi senza nulla. Successivamente ho cercato di contattare alcune delle mogli di questi uomini. Alcune non mi hanno creduto e mi hanno mandato al diavolo, ma una donna ha accettato di incontrarmi di persona. Avevo delle riprese video sul mio telefono. Come ho scoperto chi fossero questi uomini? Ho fatto qualcosa di insolito. Ho assunto un investigatore privato per cercare questi individui basandosi sugli indirizzi che avevo trovato. Gli ho detto che non avevo bisogno che facesse sorveglianza, me ne sarei occupato io. Queste donne meritavano di sapere la verità sui loro mariti e su cosa stessero facendo. La mia conversazione con una delle mogli è stata difficile. Le sue emozioni erano dure da affrontare. Piangeva e tremava.
le ho condiviso le prove, sperando che la aiutassero a procedere al passo successivo. Poi ho chiesto il divorzio. Ho raccolto tutte le prove dal quaderno e dalle mie osservazioni e le ho condivise con il mio avvocato. Gli ho anche dato il rapporto dell'investigatore privato. Quando è arrivato il giorno di andarmene, ho provato sia sollievo che tristezza. Quando mia moglie è uscita con le sue amiche per una serata tra ragazze, ho fatto la mia mossa. Entro sera mi ero trasferito nella stanza degli ospiti di un buon amico. Mia moglie non mi ha chiamato per 2 giorni e non ho mai risposto alle sue chiamate o ai suoi messaggi. Avevo bisogno di tempo per elaborare tutto. Le sono stati consegnati i documenti per il divorzio 3 settimane dopo. Mi ha chiamato e minacciato, ma l'ho ignorata. Il giorno dell'udienza per il divorzio è arrivato. Il mio avvocato ha presentato le prove e il suo avvocato non ha contestato nulla. Non aveva davvero nulla da dire. Ha cercato di dire cose orribili su di me, ma il giudice non le ha creduto. Sembrava un po' arrabbiata mentre il giudice leggeva il decreto finale. Ci è stato ordinato di vendere la casa e dividere i proventi. Fortunatamente non ho dovuto pagare alcun mantenimento a causa della sua infedeltà e ha perso parte dei proventi dall'equità della casa perché usava i nostri soldi per tradirmi con questi uomini. Qualche mese dopo il divorzio ho ricevuto una chiamata da un amico comune. La mia ex moglie era stata ricoverata in ospedale. Aveva iniziato a usare droghe e la sua salute era rapidamente peggiorata. Ero scioccato, ma non triste. Non faceva più parte della mia vita, ma non le auguravo nulla di male nonostante tutto. Non volevo che soffrisse. Ho passato molto tempo con lei in ospedale. Non potevo essere senza cuore, non era da me. L'ho visitata in ospedale. Sembrava fragile e spezzata, un'ombra della donna che conoscevo. Abbiamo parlato a lungo. Si è scusata per tutto e mi ha spiegato che aveva iniziato a usare droghe per affrontare il senso di colpa e la vergogna. Era difficile vederla così, ma ha anche fornito una certa chiusura. Andare avanti dopo un matrimonio di 24 anni è stato difficile, ma sapevo di dover concentrarmi sulla mia guarigione. Ho deciso di rimettermi in forma. Camminate regolari con un nuovo gruppo di camminatori hanno migliorato la mia salute fisica e mentale. Circa un anno dopo il divorzio ho incontrato qualcuno di nuovo. È stato inaspettato e mi ha preso di sorpresa. Era dolce e affettuosa, amava i film horror e aveva attraversato anche lei un divorzio difficile. Il suo ex era un alcolizzato e violento. Ci siamo connessi a molti livelli, condividendo le nostre storie e i nostri retroscena. Abbiamo preso le cose con calma, non ero disposto a correre. Questa nuova relazione sembrava gratificante e apprezzavo la compagnia. La chiusura è arrivata in diverse forme. Riflettendo sull'intera vicenda, ho iniziato a capire quanto fosse preziosa la fiducia in una relazione. Una volta che quella fondazione è incrinata, anche quando cerchi di ripararla, non è più la stessa. Con la mia nuova relazione che fioriva, mi sentivo speranzoso per il futuro. Tuttavia, un giorno ho ricevuto una soffiata anonima che la mia nuova partner non era chi diceva di essere. Ho avuto una brutta sensazione nello stomaco, ma dovevo indagare. Ho scoperto che era ancora sposata e che me lo nascondeva. Con il cuore spezzato, ho concluso immediatamente la relazione e ho contattato suo marito. Meritava di sapere la verità. È stata una delle conversazioni più difficili che abbia mai avuto. Dopo ciò, mi sono sentito molto abbattuto. Sarebbe stato quasi impossibile per me fidarmi di un'altra donna. Ancora una volta ho affrontato il tradimento, ma questa volta mi sentivo più forte. Sapevo che avrei potuto andare avanti e ricostruire la mia vita. Ho anche fatto volontariato nella mia comunità, trovando soddisfazione nell'aiutare gli altri. La fine del mio matrimonio e i tradimenti successivi mi avevano portato a un luogo di forza. La donna che frequentavo ha cercato di mandarmi messaggi per spiegare la sua situazione, ma non le ho risposto e ho bloccato il suo numero. Uomini, quando incontrate qualcuno di nuovo, come dice Tony, fate attenzione, potete imparare molto. Grazie per aver guardato fino alla fine. Qual è la vostra opinione sui tradimenti? Avete mai vissuto qualcosa di simile? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime storie. A presto!